Il glicogeno muscolare ed il glicogeno epatico sono ambedue forme di accumulo del glucosio, ma mentre il glicogeno muscolare rappresenta solo l'1 e il 2% massimo di tutto il muscolo, il glicogeno epatico rappresenta circa il 10% di tutto il peso della ghiandola epatica, che ricordiamo essere la ghiandola più voluminosa che abbiamo nel nostro organismo con funzione endocrina e esocrina, quindi di circa di 1 chilo e mezzo. Ora però, mentre il glicogeno muscolare giustamente è solo l'1 o il 2%, quindi un piccolo quantitativo, considerando il grosso volume che la massa muscolare costituisce nel corpo di un soggetto, quindi circa oltre il 40% del peso ideale di quella persona, capiamo quanto sia di più, diciamo, il glicogeno muscolare rispetto al glicogeno epatico. Glicogeno muscolare che noi spendiamo se facciamo dei lavori di resistenza anaerobica o se facciamo degli sforzi, quindi o la corsa dei 100 metri, quindi lavori di potenza, o il sollevamento peso, lavori di potenza o di velocità. Ora, questo glicogeno muscolare, come il glicogeno epatico, viene ricostruito con lo zucchero, con gli zuccheri disponibili che arrivano attraverso l'alimentazione, come può anche essere nel digiuno, invece diciamo ricostruito attraverso il processo chiamato neoglucogenesi o gluconeogenesi. E la differenza però è che mentre il glicogeno epatico, che è solo il 10% del volume epatico, ha una funzione però importantissima, quella di mantenere costante la glicemia, ed è importante mantenere costante la glicemia perché oltre a nutrire il cervello, che in assenza di chetosi consuma da solo il 100-150 grammi di zuccheri al giorno, quasi tutta la quota disponibile di glicogeno epatico, perché se il glicogeno epatico è il 10% della massa epatica, 1 chilo, 1 chilo e mezzo, capiamo che il peso va da 70 fino a 100-150 grammi di deposito di glicogeno epatico. Questo glicogeno serve soltanto a sfamare il cervello nell'arco delle 24 ore, dopodiché si andrebbe in deplezione. Non a caso il cervello è il primo organo che praticamente segnala il senso di fame, oppure genera quella maledetta e fastidiosa fame nervosa. Però il glucosio, la glicemia, noi sappiamo, è importantissima e resta importante anche in condizioni di digiuno, condizioni in cui quando parte la chetosi, i corpi chetonici nutrono il cervello, che è un bifull, cioè ha due possibilità di combustione, sia di bruciare il glucosio come di utilizzare i chetoni, e non disturba più la glicemia, però la glicemia va mantenuta costante. Perché? Perché nel corso del digiuno ci sono dei tessuti, per il corso della nostra vita, che devono praticamente nutrirsi esclusivamente di glucosio e sono chiamati appunto tessuti glucosio dipendenti, insulino indipendenti, cioè loro per mangiare, per prelevare lo zucchero dal sangue non chiamano l'insulina come fa il fegato, come le cellule epatiche, come fanno le cellule adipose, cioè il grasso o i muscoli, ma per prendere il glucosio lo prendono direttamente. E queste cellule importantissime per noi sono i globuli rossi, inutile che sottolineo l'importanza dei globuli rossi, sono i globuli bianchi, sono le vie spermatiche nell'uomo, i tubuli renali, il cristallino, la retina, la massa surrenalica, sia la medullare surrenalica, che utilizza tantissimo il glucosio, come la parte praticamente corticale, dove si producono i glucocorticoidi e i mineralocorticoidi. E poi praticamente abbiamo anche in parte il tessuto osseo, utilizza direttamente, prende lo zucchero dal sangue senza intermedio praticamente dell'insulina. Insomma, diciamo che il nostro organismo praticamente ha bisogno di mantenere la glicemia costante. Ora, questa glicemia viene mantenuta grazie alla quantità di glucosio di riserva e riutilizzabile, che è il glucosio epatico, il quale organo è in grado di rimettere in circolo praticamente il glucosio quando la glicemia tende ad abbassarsi, nutrendo il cervello e tenendoci lontano lo stimolo della fame, a meno che noi non siamo già entrati in chetosi e il cervello non ci segnalerà il senso di fame. Anzi, i corpi chetonici svolgono sul cervello, proprio per la grande disponibilità di corpi chetonici che
noi abbiamo in digiuno una funzione anoressizzante ed euforizzante. Bene, quindi questo glicogeno epatico è quello che noi ricostruiamo ogni volta attraverso quella quota di amminoacidi liberi, in particolar modo la disponibilità di isoleucina all'interno praticamente delle proteine, ma anche una parte di amminoacidi liberi che si libera insieme agli oligopeptidi importanti per la sintesi proteica, gli amminoacidi liberi in particolar modo i ramificati che si liberano praticamente dal catabolismo della Bernardis protein all'interno praticamente o digestione all'interno praticamente dello stomaco e poi assorbiti dall'intestino, e questi amminoacidi liberi vengono a livello epatico trasformati immediatamente in alfa-chetoacido mediante un processo di transaminazione grazie alla transaminasi, e come alfa-chetoacido entrano all'interno praticamente del mitocondrio, dove subiscono a livello citoplasmatico la glicolisi, poi per la formazione poi di piruvato, e il piruvato poi praticamente verrà, questo piruvato, utilizzato praticamente per far partire il ciclo di Krebs. Ma la maggior parte di questo zucchero prenderà di questi amminoacidi, siccome il ciclo di Krebs non è attivo, prenderà la via praticamente della neoglucogenesi, che parte appunto praticamente con il malonil CoA a livello citoplasmatico, e la gluconeogenesi segue al contrario la via della glicolisi citoplasmatica del glucosio, e quindi risintetizza praticamente il nostro glucosio, andando a ricaricare le riserve di glicogeno epatico appunto nel fegato, quel 10% della massa epatica che è costituita dal glicogeno epatico necessario per mantenere costante la glicemia e nutrire quei tessuti che abbiamo detto, senza farci sentire il senso di fame. Ecco l'importanza di acquisire proteine ad alto valore biologico in grado di rendere disponibili amminoacidi essenziali, importantissimi, in particolar modo i ramificati, che sono quelli che vanno, oltre a dare la sintesi muscolare, sono sotto forma di oligopeptidi, ma sono anche quelli importantissimi per ricostruire le riserve di glicogeno epatico necessarie per mantenere la glicemia costante, nutrire quei tessuti praticamente che hanno necessità di essere nutriti, glicemia che si mantiene costante, perché in quel momento in cui attiva in contemporanea alla gluconeogenesi la chetogenesi, e quindi lo stato di chetosi con i corpi chetonici ematici, il cervello si nutrirà di beta-idrossibutirrato, che è il derivato del capostipite dei corpi chetonici, che è l'aceto acetato, che viene trasformato per un processo di idrossilazione in beta-idrossibutirrato, che è uno dei 3 corpi chetonici, ed è quello che utilizza il cervello come fonte principale, fonte energetica. Nei muscoli il glicogeno invece viene ricostruito praticamente per permettere l'attività muscolare di tipo anaerobico glicolitica, per permetterci di fare scatti veloci, di sollevare pesi, per permettere di fare una corsa di resistenza anaerobica, e quindi non un lavoro aerobico che invece è deputato principalmente ai grassi. E proprio perché la quantità di glicogeno muscolare che deve essere ricostruita, anche se percentualmente bassa rispetto a quella del glicogeno epatico rispetto alla massa dell'organo, in questo caso il muscolo che stiamo analizzando, essendo la massa muscolare all'interno di un corpo molto voluminoso, il 40%, oltre talvolta il 40% del peso corporeo ideale di una persona, capiamo quanto glicogeno muscolare noi dobbiamo ricostruire. E quindi nei soggetti che fanno attività fisica noi sappiamo, soprattutto che svolgono un lavoro di resistenza anaerobica o un lavoro di potenza, quindi corrono i 100 metri o sollevano pesi, questi soggetti praticamente potranno introdurre una quota giornaliera da 50 fino a un massimo di 100 grammi di carboidrati proprio per rigenerare il glucosio, oppure e comunque dovranno aumentare la quota di proteine, talvolta raddoppiandola, per sostenere la sintesi proteica e per aumentare l'attività gluconeogenetica, rendendo maggiormente disponibili gli amminoacidi praticamente per questo processo. Talvolta proprio in questi soggetti praticamente che hanno questo tipo di problema, cioè di svolgere l'attività fisica, viene consigliato più l'uso che di carboidrati complessi, può essere talvolta consigliato
soltanto l'utilizzo di aminoacidi ramificati che vengono presi in corrispondenza dell'allenamento e talvolta anche dopo l'allenamento solo per ricostruire la componente glicogeno muscolare senza stimolare l'insulina. Ovviamente i carboidrati complessi che noi consigliamo sono carboidrati complessi integrali, ben protetti, in maniera che il rilascio avvenga in modo lento e quindi praticamente non ci siano stimoli sull'insulina, picchi insulinemici che possono avere un'importanza significativa, salvo rare eccezioni. Quindi mi pare di aver spiegato così quanto è importante praticamente l'apporto di proteine per ricostruire la quota praticamente di zuccheri all'interno del nostro sangue, mantenendo costante la glicemia, e quanto sia importante assumere le Bernard's protein, perché oltre ad avere un rilascio lento e continuo, le slow protein, esse sono arricchite con un amminoacido come l'isoleucina, oltre all'ornitina, la citrulline per il ciclo dell'urea. Essi praticamente, questi amminoacidi semplici, l'isoleucina, tendono a stabilizzare, a dare il substrato immediatamente, il substrato disponibile per la neoglucogenesi epatica e la ricostruzione del glicogeno epatico, che praticamente potrebbe andare in deplezione se noi, invece di seguire una dieta chetogenica proteica, secondo Blackburn, volessimo per qualche motivo seguire un digiuno assoluto. Con questo spero di aver risposto a tante domande e di essere stato d'aiuto.